E salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Questo riguarderà un po' la serie delle tech news, ma ci tenevo a fare questo video il prima possibile. Lo so che questa settimana vi ho riempito di video news, mi dispiace, settimana prossima arriveranno altri tipi di video con una nuova serie che ho in mente. Detto questo, vi prego di stare fino alla fine dove vi dirò tutto quanto e di condividere il video per far sapere a più persone possibili di questa grave falla di sicurezza. Ormai avete capito di chi stiamo parlando? Il social del momento, stiamo parlando di Twitter. Dopo Elon Musk che ha tentato di acquistare Twitter ma alla fine si è tirato indietro, se volete un video dove vi racconto tutta la storia che è successa tra Twitter ed Elon Musk, lasciate un like e a 50 like, se ci arriveremo, farò questo video. Qui davanti a me la pagina privacy di Twitter, il Twitter Privacy Center. È diciamo un blog dove Twitter pubblica tutti gli avvenimenti riguardanti la privacy degli utenti. Se la volete ve la lascio in descrizione, è in inglese, se sapete l'inglese e non volete guardare questo video, guardate questo video che è meglio, ve la lascio qui sotto in descrizione. Iniziamo con la storia. Come sappiamo Twitter è un social network dove si possono postare o per meglio dire twittare testi fino a 280 caratteri, foto, video e GIF. È diventato più popolare dopo che Elon Musk ha tentato di acquistare Twitter, perché Twitter è il social preferito di Elon Musk, e ora viene scoperta questa vulnerabilità che ha raccolto dati personali di circa 5,4 milioni di utenti. Ok, ora possiamo davvero iniziare. Se non lo sapete, esistono due tipi di vulnerabilità: le vulnerabilità zero day e le vulnerabilità conosciute. Qual è la differenza? Si capisce un po' da sola che quelle conosciute sono conosciute, scusate per la ripetizione ma non c'è molto altro da dire, e che quindi molto spesso sono già risolte da Twitter o della piattaforma in questione. Le vulnerabilità zero day sono quelle che non sono ancora state conosciute e che qualche ricercatore esperto di cyber security ha trovato. Una volta che l'ha trovata può prendere due strade: o segnalarla alla piattaforma in questione. Molte di queste forniscono appunto un sistema di ricompensa per chi scopre dei bug della piattaforma in questione. Ho come la sensazione che dirò 50 volte piattaforma, quindi o lo segnala oppure la tiene per sé e fa l'hacker della situazione e va a rubare i dati. In particolare, cosa è successo? Ve lo traduco dal sito di Twitter. Nel gennaio 2022, tramite il programma di ricompensa a chi trovasse dei bug, abbiamo ricevuto un report che riguardava una vulnerabilità nei sistemi di Twitter. Cosa succedeva? Se qualcuno inviava un indirizzo mail o un numero di telefono al sistema di Twitter, molto probabilmente o nel sistema di recupero password o nel login o in altre sezioni del sito, il sistema di Twitter diceva alla persona che aveva inserito l'email a quale account Twitter era associata quell'email o quel numero di telefono. Non so se avete capito. Immaginiamo l'account di Gino. Io provo, inserisco il numero più 39 1 2 3 4 5 6 7 8 e non è associato a nessun account, quindi Twitter non mi dice niente. Inserisco il numero più 39 2 3 4 5 6 7 8, mi viene detto appartiene all'account di Gino. Io così sapevo che l'account di Gino era collegato a quel numero di telefono. Bene, questo bug però è apparso, se si può dire, nel codice dopo un aggiornamento del codice di Twitter nel giugno del 2021 ed è stato scoperto nel gennaio del 2022. Nel gennaio 2022, non appena l'avevano scoperto,
si sono messi ad investigare su questo bug e a risolverlo. Però a quel tempo non c'erano prove che qualcuno avesse utilizzato questa vulnerabilità per prendere dati. Però a luglio 2022, tramite una notizia stampa, riportava che qualcuno potenzialmente avesse usato questa tecnica per prendere dati di 5,4 milioni di utenti, che poi sono stati messi in vendita su dark web, siti strani, per $30.000. E molto probabilmente direte: che cosa me ne faccio io di mail, numero di telefono, nome e cognome, se non ho una password per entrare nell'account di Twitter? Beh, le agenzie pubblicitarie, quelle che vi chiamano e vi dicono: siete voi Tizio Caio? Abbiamo ricevuto una richiesta e cose strane. Non vi fidate di quei call center. Però questi dati potrebbero essere proprio venduti a loro, che così se vi chiamano tramite il numero di telefono e dicono: siete voi Gino, Pierino, quel che è, e poi tramite il profilo si può risalire anche ad altre informazioni. Quindi se avete un account Twitter e se vi fosse stato violato l'account, riceverete un messaggio da Twitter. Se non fosse così, state tranquilli. Io però vi consiglio di fare un giro su Have I Been Pwned, che è questo sito dove inserite o il vostro numero di telefono o la vostra mail, e vi dirà se per caso i vostri dati hanno fatto parte a un data breaches, ovvero in parole semplici siete stati hackerati, e vi dirà su quali siti. Detto questo, il video finisce qui. Tra l'altro mi sono appena accorto che le luci matchavano con il colore di Twitter. Condividete questo video, già che ci siete lasciate un like e iscrivetevi al canale. In descrizione trovate i link ai miei social, in particolare al mio canale Telegram. Trovate anche un link per farmi delle domande, oppure usate l'hashtag che trovate sempre qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo domenica con il video domenicale e settimana prossima con, piccolo spoiler solo per voi che siete arrivati fino a qua, una nuova serie. Quindi noi ci rivediamo domenica con il solito prossimo video.